è l'arma migliore per avere successo in un anno all'estero. E per questo, raccontandola, spero che qualcun altro si trovi soddisfatto come sono stato io nel viverla. Benvenuto su questo nuovissimo video. Questo è il primo episodio della serie sul mio anno all'estero in America, nel quale voglio spiegare quali sono le cose che per me sono utili da sapere prima di partire per un'esperienza simile. Per ogni argomento cercherò di spiegare a livello generale e poi racconterò il mio punto di vista e come l'ho vissuto io. Beh, che dire, non ci resta che iniziare. Primo punto, una delle domande più importanti a cui bisogna dare risposta praticamente da subito è quanto si vuole stare via. Diciamo che ci sono due tipi di esperienza all'estero, da quello che so io. Ci sono le esperienze che sono più vacanza studio, che durano dalle 2 settimane a un mese, che di solito si fanno durante l'estate, mentre ci sono le esperienze invece proprio scolastiche all'estero, come quella che ho fatto io ad esempio, che possono andare da 3 mesi a 6 mesi o addirittura un anno. Ci sono vari pro e contro per le varie esperienze. La prima cosa da considerare è sicuramente la lontananza, quindi bisogna che ognuno di noi cerchi di capire quanto riesce a stare via da certe abitudini, da certe persone e da certe cose. La seconda cosa da tenere in considerazione è il rientro in Italia, perché ad esempio se uno decide di fare 3 o 6 mesi, appena ritorni in Italia devi recuperare le materie, quindi è un po' più complicato da recuperare, perché dovrai fare la scuola con i tuoi compagni di classe mentre recuperi quello che non hai fatto mentre eri all'estero. L'altra cosa importante da considerare è dopo 3 o 6 mesi ti sei abituato, hai iniziando a uscire con gli amici, hai imparato la lingua e dopo devi tornare subito in Italia. Non è un aspetto molto positivo rispetto a un anno scolastico dove ti vivi appieno tutto un anno. Comunque nella mia esperienza consiglio molto di fare l'anno scolastico come periodo prescelto per un'esperienza simile. Il secondo punto è se è importante il dove e se si può scegliere. Di solito quando si pensa ad un viaggio così importante si è già in mente un posto o una destinazione precisa nel mondo, e ci sono veramente molte associazioni che ti propongono destinazioni in tutti i vari continenti, quindi ci sarà sicuramente un'associazione che ti permette di andare nel posto in cui hai pensato. In quasi tutte le associazioni ti fanno scegliere il posto in cui vuoi andare e l'associazione mi dice non c'è problema, fideremo a una famiglia in quel paese lì. Però non tutte le associazioni fanno così, ci sono anche alcune che ti propongono una lista di preferenze di 3 stati e in base alle tue preferenze e alle loro disponibilità ti mettono in certi stati. Il mio sogno era quello di andare in America, avevo il pallino dell'America, insomma volevo vivere un po' negli Stati Uniti, Armadieti, cose varie, quindi ho detto no, io piuttosto scelgo un'associazione diversa, però io voglio partire negli Stati Uniti, quindi bisogna vedere se è importante per te scegliere dove vuoi andare. Il terzo punto di oggi è l'esperienza linguistica. Per qualsiasi lingua in quel paese si parli, tu imparerai, non dico tutto, però imparerai buona parte di quella lingua. Prima di scegliere il paese o dove andare, bisogna anche decidere che lingua si vuole imparare. Se magari io ho la passione per il guardo i post dove mi possono dare questo boost linguistico, se vogliamo chiamarlo così, per imparare la lingua. Quindi valutare bene questo aspetto della lingua, perché quella sarà la lingua che parlerai per un anno intero. Personalmente avevo questa idea in testa dell'inglese che mi rendeva più libero e quindi questa cosa mi piaceva veramente tanto. Il quarto punto di oggi l'ho intitolato letteralmente bisogna prepararsi a tutto. Tra parentesi, perché non tutto andrà bene. Cioè, in un'esperienza così estesa nel tempo è difficile che tutto andrà secondo i piani, tutto andrà bene. Bisognerà prepararsi ad affrontare molte difficoltà, cambio di famiglia, problemi con la documentazione, oppure addirittura possono succedere cose in Italia fuori dal nostro controllo e bisogna anche essere pronti ad affrontare certe situazioni che talvolta possono essere veramente pesanti. Nel mio caso specifico dovevo stare 10 mesi negli Stati Uniti, non potevo tornare a casa, quindi ad esempio tutte le festività con la famiglia, si vive là, uno si è impegnato tanto, ha speso veramente tanto, che senso ha buttare al cesso tutto quello che si è fatto? Ci può stare tutto, però bisogna avere un minimo di confidence, non so come dire. Non mi ricordo più come si dice in italiano. Adesso mi è venuto in mente. Bisogna avere fiducia in se stessi e crederci fino in fondo. Il quinto punto riguarda le abitudini. Quasi sicuramente verranno cambiate se soprattutto uscirai dal continente europeo, dove siamo tutti sulla stessa onda. Non dico radicalmente, però dovrai abituarti a dire queste cose qui io per un anno non le farò più. E uno magari all'inizio non ci pensa, però è una cosa che mi ha colpito abbastanza. Ad esempio nel mio caso il cibo in America, io pensavo vabbè dai, sì,
mangeranno del fast food, però dai, mangiando hamburger praticamente tutti i giorni non è stato troppo il massimo. Poi soprattutto le tue abitudini cambieranno in base alla famiglia in cui sei. Se ad esempio la tua famiglia è molto religiosa, tu sarai costretto ad andare con loro, ma io ti invito veramente tanto a seguirli, a vedere com'è veramente la loro vita e quindi partecipare a queste attività e a buttarti in qualsiasi cosa ti offrino, così da imparare, da capire la loro cultura e di immedesimarti nella loro visione del mondo. Il sesto punto: questo è un processo lungo e costoso. Credo che il percorso che si debba fare per organizzare tutto questo viaggio è un po' complicato per un ragazzo di 16-17 anni. Tempistiche variano da 6 mesi a un anno intero per organizzare il viaggio con la propria associazione, per mettersi in regola con il passaporto, il visto, i vaccini. È un processo abbastanza lungo e voglio consigliarti di prepararti per tempo, di fare le cose con calma per essere sicuro al 100% di avere tutte le carte in regola per poter partire. Bene o male tutte le associazioni hanno vari programmi da cui scegliere. Ci sono programmi che hanno il pacchetto base o addirittura puoi scegliere una scuola in cui vorresti andare. Io ad esempio ho preso il pacchetto base, io scelgo un paese, mandatevi dove vi pare a voi, basta che mi fate andare in quel paese lì. Riguardo ai costi comunque dopo farò sicuramente un altro video per spiegare bene dove vado a spendere, su cosa vado a spendere e il costo totale di tutto il viaggio e di quanto ho speso. Quindi ho iniziato a proprio lavorare con la mia associazione su compilare moduli a settembre del 2016 e ho finito l'ultimo vaccino richiesto per gli Stati Uniti nell'estate, quindi sarà stato a fine giugno, inizio luglio del 2017 e ad agosto del 2017 sarei dovuto partire. Un consiglio che ti do è appoggiati alla tua associazione quando l'hai scelta, perché loro sono abituati, sanno i problemi che hai, sanno i problemi che avrai, loro sono lì per supportarti e per aiutarti in ogni tuo step. Il settimo punto è uno di quelli più importanti, è quello di non avere aspettative. È una cosa veramente che magari ti dicono le associazioni, che senti in quella di non avere, te lo dico col cuore, che non avere aspettative è l'arma migliore per avere successo in un anno all'estero. È la chiave per capire cosa veramente questa esperienza ti vuol dare, ti potrà dare. Perché se uno non ha aspettative e succedono certe cose, uno rimane strabiliato, meravigliato. Se uno invece ha delle aspettative troppo alte e certe cose non succedono, ma perché andrai a vivere con persone normali, certe cose magari non le fanno e quindi uno si sente un po' deluso dall'esperienza, ma solo perché si era fatto delle aspettative prima. Ci sta a avere dei sogni, possiamo chiamarle aspettative, però queste aspettative è meglio che non siano troppo alte, perché sennò si rimane delusi veramente. Arriviamo al punto numero 8 di questo video, che è quello di valutare il proprio rientro in Italia a livello di scuola e le capacità di partire. Una cosa che molti non sanno è che per partire per un anno all'estero non è che bisogna avere una certa media, non esiste questa cosa. Uno basta che abbia la media del 6 senza debito, quindi bisogna stare attenti al debito, e ad esempio anche se uno è stato bocciato questa cosa non influisce quasi per niente. L'unica postilla, possiamo dire così, alla data della partenza deve avere al massimo 18 anni di età. Per valutare il proprio rientro intendo dire che bisogna informarsi con la propria scuola italiana. In Italia c'è un po' di casino su questo, quindi tutti gli studenti che hanno studiato un anno all'estero, vale, non vale? L'anno all'estero vale, se tu passi l'anno nella scuola all'estero, l'anno è riconosciuto in Italia e sei ammesso all'anno dopo. L'unico problema è il recupero delle materie. Il recupero delle materie è dettato dal consiglio di classe. Quindi non c'è una regola in tutta Italia, ma è il consiglio di classe della tua classe in quarta che decide le materie che tu dovrai recuperare. Quindi è importante che tu ti affidi al coordinatore della tua classe o un prof di riferimento che ti tenga aggiornato su cosa dovrai fare e su come dovrai farlo. Così quando torni dalla tua esperienza all'estero sei consapevole di quello che ti aspetta durante l'anno scolastico successivo. Io ho sentito persone che addirittura non hanno dovuto recuperare niente, invece come nel mio caso ho dovuto recuperare assolutamente tutto. All'inizio sembrava che dovessi recuperare solo le materie non fatte, quindi materie storico-letterarie della cultura italiana, e ci sta assolutamente, perché se io faccio matematica, chimica, biologia, fisica in America me le riconoscono, non c'è problema, e poi si vedrà in quinto. L'unico problema è che non ho capito bene dove ci sia stato l'inghippo e alla fine ho dovuto recuperare tutte le materie. Per fortuna mi hanno dato addirittura fino alla fine del primo quadrimestre, diciamo che alla fine
fine me la sono cavata, però è stata una bella faticaccia purtroppo. Il nono punto è un punto abbastanza complicato per alcuni, per altri invece abbastanza facile, che è il permesso dei genitori. I tuoi genitori ti danno il permesso di partire e sono quelli che, purtroppo è brutto da dire, ma che ti finanziano questa esperienza, quindi se hai bisogno di partire loro sono il tuo punto di riferimento. Farò un video riguardo a come convincere i genitori, come avere il loro supporto al 100%, dove spiegherò meglio come è stata la mia esperienza sotto questo aspetto. Il decimo e ultimo punto è il livello di inglese prima di partire. Quanto è importante, se è importante, bisogna bla bla bla. La risposta è sì e no. Ovviamente questa parte è riferita solo per chi andrà in paesi dove si parla l'inglese, perché non ho esperienze riguardo ad altre lingue. Devo dire che un minimo di inglese ci vuole. Secondo me il livello scolastico di inglese è la base e va benissimo. Non c'è bisogno di fare corsi di inglese, pagare cose stratosferiche per impararsi prima. No. Anche se in Italia magari non so dire neanche una frase, però anche solo sapere la grammatica, anche solo saperlo scrivere, capirlo, aiuta abbastanza. Poi il livello di parlato in Italia non ti allenano molto. Devo dire che è anche difficile per un italiano saper parlare l'inglese così da sé, solo imparando l'inglese a scuola. Ovviamente le associazioni dovranno testare almeno il livello della lingua che andrai a parlare, ti faranno un mini test di comprensione, ascolto, un po' di conversazione per vedere se almeno un minimo ce l'hai. Non è troppo selettiva questa cosa qui, quindi io non mi preoccuperei più di tanto. Io ad esempio prima di partire ho fatto il PET, ovviamente passato con il minimo perché non è che fossi chissà che cosa in inglese, non è stato il fattore dominante che mi ha fatto capire, beh dai, diciamo che ora l'inglese l'ho imparato meglio con il PET. In realtà no, i primi giorni là a comprendere, capire, parlare è stato comunque un po' complicato. Per quanto riguarda le certificazioni al ritorno, nel caso soprattutto degli Stati Uniti, dipende se la scuola ha permesso allo studente di diplomare. La scuola ha permesso di prendere il diploma americano e quindi sono tornato con il diploma americano, che però purtroppo in Italia non ha valenze linguistiche, quindi non ti dà un certo livello, ovviamente vale praticamente zero. E questa cosa mi è un po' dispiaciuta perché dai sì, ho il diploma americano, ma ovviamente non serve a niente. Però non serve niente a livello scolastico, quindi a livello di lavoro avere un doppio diploma, se ovviamente si passa l'anno in Italia, questo tra parentesi, avere un doppio diploma, essendo stato un anno all'estero, un'azienda magari è più interessata a te che sai parlare, hai avuto relazioni con altre persone che non parlavano la tua lingua, un certo livello di fluency, come direbbero gli americani, è utile nella vita lavorativa che uno andrà a fare successivamente alla scuola. Quindi finito l'anno all'estero in America non ho avuto nessuna certificazione linguistica che attestava che io ero a quel livello di inglese. Sono ancora ad un livello PET, quindi da quello che risulta nei documenti io andando in America il mio livello di inglese è rimasto uguale a quello di quando ero in Italia. Ho il diploma americano, sono riuscito a passare materie in America, però non attesta che tu parli un certo livello di inglese. Ovviamente in questo video ho raccolto solo le cose più importanti per me e che penso siano fondamentali da sapere prima di intraprendere un viaggio così importante. Se magari ci sono domande o curiosità riguardo agli argomenti che ho trattato oppure che ti piacerebbe sapere, ti invito a lasciare comunque un commento oppure a scrivermi, non so, un messaggio in privato, perché mi piace veramente tanto parlare di questa cosa qui e penso che poter essere d'aiuto ad altre persone che vogliono fare questa cosa così interessante, secondo me è stata una delle scelte più importanti della mia vita e credo che chiunque sia interessato a una cosa del genere meriti di viversela bene e di viversela come esperienza positiva. E per questo raccontandola spero che qualcun altro si trovi soddisfatto come sono stato io nel viverla. E poi chi lo sa, magari il prossimo potresti essere tu. Sì, proprio tu. Sì, proprio te che adesso hai delle domande, delle curiosità. Non vedo l'ora che sia tu a raccontarmi la tua esperienza all'estero. Questo video è giunto al termine. Spero di esserti stato utile. Spero di averti fatto scoprire cose e di averti reso l'idea su cosa bisogna sapere prima di partire per un anno all'estero. E come sempre, I'll see you next time. Faccio. Ah no, questo non si può. No, ma tanto mi sento a disagio comunque. Dai, non so come dirlo. Questo è per Paolo che editerà questo video. Questa volta sono più esperto.